Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Clensia Alpha Sigma SpA. Ultimo aggiornamento 21 marzo 2022. Cos'è Clensia? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clensia durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Clensia? Clensia ha un farmaco a base del principio attivo Macrogol 4000 più sodio solfato anidro più simeticone più sodio citrato più acido citrico più sodio cloruro più potassio cloruro, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico lassativi ad azione osmotica. È commercializzato in Italia dall'azienda Alpha Sigma SpA. Clensia può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Clensia polvere per soluzione orale 4 boost. Grandi A più 4 boost. Piccole B. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Alpha Sigma SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo Macrogol 4000 più sodio solfato anidro più simeticone più sodio citrato più acido citrico più sodio cloruro più potassio cloruro. Gruppo terapeutico lassativi. Forma farmaceutica. Polveri orali. Indicazioni: pulizia intestinale in preparazione di esami clinici che richiedono un intestino pulito, ad esempio nell'endoscopia o radiologia intestinale. Clensia è indicato per l'uso negli adulti. Posologia adulti. Un trattamento singolo per la pulizia intestinale negli adulti comporta l'assunzione per via orale di 4 bustine A e 4 bustine B sciolte insieme in 2 litri d'acqua. Popolazione pediatrica. Clensia non ha raccomandato nei bambini al di sotto dei 18 anni, in quanto non sono stati effettuati studi nella popolazione pediatrica. Pazienti con danno renale. Clensia deve essere somministrato con cautela a pazienti che presentano insufficienza renale grave, clearance della creatinina 30 ml/min, vedere paragrafo 4. Regime di somministrazione. Per un'adeguata pulizia intestinale, è necessario che la soluzione venga assunta completamente. Per un trattamento singolo, è necessario che le 4 bustine A e le 4 bustine B vengano sciolte insieme in 2 litri d'acqua. La soluzione deve essere preparata e assunta prima dell'esame in accordo ad una delle due modalità seguenti. Assunzione della dose completa il giorno prima dell'esame. La sera prima dell'esame clinico, la soluzione di Clensia deve essere preparata sciogliendo 2 bustine A e 2 bustine B in 1 litro d'acqua e assunta nell'arco di circa 1,5 ore, 1-2 ore, bevendo 2 bicchieri, circa 250 ml, ogni 15-20 minuti. Dopo un'ora di intervallo, le restanti 2 bustine A e 2 bustine B devono essere sciolte in un altro litro d'acqua e assunte con le stesse modalità. Nel corso della sera, si raccomanda inoltre di assumere un ulteriore litro di liquido chiaro, acqua, succo di frutta, bevande analcoliche, THF senza latte. Assunzione della dose suddivisa in 2 volte. La sera prima dell'esame diagnostico, la soluzione di Clensia deve essere preparata sciogliendo 2 bustine A e 2 bustine B in 1 litro d'acqua e assunta nell'arco di circa 1,5 ore, 1-2 ore, bevendo 2 bicchieri, circa 250 ml, ogni 15-20 minuti. Nel corso della sera, si raccomanda inoltre di assumere un ulteriore mezzo litro di liquido chiaro, acqua, succo di frutta, bevande analcoliche, THF senza latte. Al mattino del giorno dell'esame diagnostico, le restanti 2 bustine A e 2 bustine B devono essere sciolte in 1 litro d'acqua ed assunte in aggiunta ad un ulteriore mezzo litro di liquido chiaro, acqua, succo di frutta, bevande analcoliche, THF senza latte, seguendo le stesse modalità del giorno precedente. Dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico non deve essere assunto alcun cibo solido. Lasciar passare almeno 2 ore tra l'assunzione di liquido, Clensia o liquido chiaro, e l'inizio dell'esame clinico. Per ulteriori istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Dopo l'esecuzione dell'esame. Per reintegrare la perdita di liquidi che si verifica durante la preparazione all'esame, i pazienti devono essere incoraggiati a bere abbondanti quantità di liquidi dopo l'esecuzione dell'esame stesso. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni. Il prodotto non deve essere impiegato in pazienti di cui sono noti o sospetti ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
ostruzione gastrointestinale, gravi disturbi legati allo svuotamento gastrico, per esempio gastroparesi, ileo paralitico, perforazione gastrointestinale, colite tossica o megacolon tossico. Non somministrare a pazienti non coscienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Se assunto secondo le istruzioni, Clencia generalmente provoca diarrea. La presenza di un efflusso rettale limpido senza feci residue è indicativa di un'adeguata pulizia intestinale. Se i pazienti sviluppano sintomi, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nell'ora successiva alla somministrazione di Clencia non devono essere assunti altri medicinali per via orale in quanto possono essere eliminati dal tratto gastrointestinale senza essere assorbiti. Questo effetto può avere, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Clencia insieme ad altri farmaci come Eurosaldactazide a euro, Eurosaldactone a euro, Euroseplerenone Accorda a euro, Euroseplerenone Doc Generica a euro, Euroseplerenone Crca a euro, Euroseplerenone Milan a euro, Eurosflux 40 a euro, Eurosinspra a euro, Euroslasitone a euro, Eurosluvion a euro, Eurosmoduretica a euro, Eurospiridazide a euro, Eurospirfur a euro, Eurospirulanga a euro, Eurosurectone a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Clencia durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clencia durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Esiste un numero limitato di dati, meno di 300 esiti di gravidanza, sull'uso del Macrogol 4000 nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi a copyright. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clencia non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. I pazienti sottoposti a pulizia intestinale con miscele di macrogol ed elettroliti manifestano comunemente disturbi gastrointestinali quali crampi addominali, gonfiore, nausea ed irritazione anale. Queste reazioni avverse sono generalmente di intensità, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio con Clencia. L'ingestione intenzionale o accidentale di una dose di Clencia superiore a quella raccomandata può provocare diarrea grave e squilibrio elettrolitico, comprese iponatriemia e ipocaliemia, nonché copyright disidratazione e ipovolemia con relativi segni e sintomi. In tali casi, il paziente deve essere monitorato e devono essere somministrate abbondanti quantità di liquidi, in particolare succhi di frutta. Nel raro caso in cui il sovradosaggio provochi gravi squilibri metabolici, è possibile ricorrere alla reidratazione endovenosa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Lassativo ad azione osmotica. Codice ATC. A06-65. Meccanismo d'azione. Il principale meccanismo d'azione di Clencia consiste nell'attività osmotica di Macrogol 4000, polietilenglicole, sodio solfato acitratiche sì, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il Macrogol 4000 transita immodificato lungo il tratto intestinale. Non viene praticamente assorbito nel tratto gastrointestinale e non ha alcuna attività farmacologica nota. L'acido citrico viene assorbito principalmente a dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità acuta, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e tossicità della riproduzione. Poiché a copyright il prodotto viene, elenco degli eccipienti, acesulfame potassio, e 950, aroma di lime, contenente preparazioni aromatizzanti, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.